Ciao da Gabriele di Staticalmo, il canale che tramite vari domini della statistica aiuta la tua azienda o organizzazione nel prendere decisioni più rigorose. In questo video ti mostro un caso di dati che ha a che fare con donatori. Quindi come organizzazione abbiamo una no profit. La persona dice: stiamo lavorando con clienti che vogliono capire i dati dei loro donatori. Abbiamo bisogno di un esperto in visualizzazione dei dati e manipolazione per prendere report dei donatori, più che report io direi fare un report dei donatori e costruire un'analisi insomma comprensibile ai nostri clienti. Qui spiega come hanno preso i dati e trattandosi di un contesto americano, all'interno del dataset avevo anche dati molto sensibili se paragonati alle leggi europee, e con molto sensibili intendo dire anche l'indirizzo della persona. Quindi io ho fatto un lavoro di pulizia, ma dopo ti spiegherò qualcosa in più. Dobbiamo prendere questi report e estrarre vari elementi per analizzare sia a livello di donatore individuale che a livello di stato di salute dell'organizzazione. Come ti anticipavo, qui avevo inizialmente molte più colonne, questa l'ho lasciata vuota, non l'ho eliminata, semplicemente come promemoria per una cosa che ti dirò successivamente. Come vedi abbiamo quasi 4500 donatori e 9 colonne su cui possiamo fare un po' di analisi. Come forse saprai, a questo punto utilizzerò Tableau. Dopo aver caricato i dati su Tableau, puoi osservare che abbiamo effettivamente due schede e forse già prima avrai adocchiato la colonna ID che adesso useremo. A Tableau fortunatamente già identifica la chiave in comune e avere questa chiave in comune ci consente di agganciare per ogni persona anche il quanto hanno donato. Questo ci servirà a fare una cosa che anche in ambito aziendale si usa, ossia l'LTV, Lifetime Total Value. In questo caso non è l'apporto fatturato totale per cliente, ma l'apporto di donazioni totali per donatore. A questo punto posso iniziare a divertirmi. Questa la chiamo genere. Possiamo dire che non abbiamo differenze significative fra i donatori per quanto riguarda il genere, ma potremmo verificare se invece esiste una differenza significativa di importo donato per genere. Quindi questo lo duplico, importo donato. Mi verrebbe da fare una conclusione analoga. Anche l'importo donato non sembra differire significativamente per il genere. Proviamo a vedere a questo punto se abbiamo una differenza di importo donato in funzione della località. Come vedi, per città abbiamo il problema che non riconosce le località. Andiamo a verificare il perché. Ovviamente io prima ho utilizzato questa funzione con una localizzazione riferita all'Italia. Qui non abbiamo l'Italia ma un'altra cosa. Ci riconosce principalmente quelli nel Nord America. Questa cosa forse si vedeva anche dal codice zip. Vedi che abbiamo formati diversi. Come si poteva vedere dalla colonna state, ne abbiamo pochi di casi tracciabili in un unico stato. Quindi così va un pochino meglio, sistemiamo questa somma, così abbiamo più differenze. Vediamo quali altri problemi ha, diciamo gli Stati Uniti in questo caso, visto che abbiamo solo stati di quella parte e abbiamo solo un problema, pazienza. Esiste senza ombra di dubbio una differenza di donazioni in funzione dello stato, quindi della geografia. La maggior parte delle donazioni si concentrano in 4 stati. Rinomino questa scheda.
Vediamo quanti donatori hanno negli Stati Uniti e quanti non provengono dagli Stati Uniti. Quindi facciamo un conteggio degli ID dalla parte dei contatti, non delle donazioni, altrimenti ne vengono fuori di più. Quindi questo è il totale dei donatori, non del donato, dei donatori. A questo punto possiamo dire adesso, tramite il filtro, gli andiamo proprio a dire quali non vengono da lì. E io presumo che questa informazione abbiamo contenuto dentro l'etichetta null. Quindi passiamo da 4.000 rotti a 168, quindi la stragrande maggioranza viene dagli Stati Uniti. Dopo aver rinominato possiamo andare avanti, possiamo iniziare a costruire il nostro cruscotto che inizia già a contenere qualcosa. Successivamente possiamo vedere le caratteristiche di chi ha donato di più. Togliamo questo, qua si vede ancora una volta un tipo di distribuzione molto comune negli ambiti economici, sia una distribuzione esponenziale negativa. Vedi che scende molto rapidamente. Come forse avrai visto da un altro video, calcolare media e mediana con questi tipi di distribuzione viene una cosa molto appiccicata a causa di questi valori che rendono graficamente il calcolo poco visibile. Faccio notare la lunga coda di importi praticamente vicini allo zero. Proviamo a vedere i dati di questo donatore. A questo punto noi possiamo filtrare tutti gli ID e vedere se riusciamo a trovare le sue caratteristiche. Ok, vediamo. Come vedi abbiamo formazioni un po' strane, mi riferisco allo stato e alla città, che non suona assolutamente americana. Provo a tornare a vedere se in West Virginia abbiamo effettivamente una donazione media distante da quella che è la media, ma se noi inseriamo la quantità di donazioni ne vengono fuori 1708, di cui un quarto vengono da questo soggetto. A questo punto andiamo a vedere il secondo donatore, eccolo qua. Ok, abbiamo il Wisconsin, 339 donazioni. Praticamente costui ha fatto la maggior parte delle donazioni di questo stato. Andiamo a vederne un altro. Modifico ancora una volta il filtro con informazione che abbiamo ottenuto. Anche qui abbiamo un nome abbastanza strano di città. Cercandola su Google non ho trovato nulla, il che è abbastanza strano. Con queste caratteristiche dei donatori non possiamo dire granché. Certamente si può aggiungere la data del compleanno. Questa persona è abbastanza giovane, infatti è uno studente. Non sembrano emergere dati ricorrenti che fanno capire le caratteristiche di questi grossi donatori. A questo punto io verificherei invece se esistono differenze significative fra le donazioni e il tipo di dominio delle mail che ho estratto personalmente. Questo lo escluderei anche se è un po' rischioso in termini di conclusioni. Vedi che qui abbiamo già una distribuzione non estrema, non esponenziale come prima, ma un qualcosa di più uniforme. Quindi ha più senso inserire la media e la mediana. A questo punto possiamo vedere che solo uno di questi valori aggregati differisce significativamente dalla media. Questa persona che ha il dominio mail at. A noi scopriamo che non è una novità perché il primo della lista ha proprio questo dominio. Quindi lo statistica test ha avuto un esito positivo, nel senso che l'ammontare donato dipende dal dominio della mail, ma questo già si poteva vedere da questa persona perché aveva un valore già anomalo. Rinomino il foglio. Si può ripetere la stessa cosa, ma anziché studiare la differenza per il dominio della mail,
per il tipo di affiliazione. Provo a duplicare, al posto di questo inserisco questo, rimuovo il null anche qui, vediamo che solo questo tipo di affiliato dona meno. Lo trovo abbastanza sorprendente perché mi aspettavo invece che gli studenti donassero meno, ma bisogna conoscere anche il contesto per commentare di più. Facciamo un altro cruscotto con questo e quest'altro. Potremmo già creare la nostra storia, visto che la persona chiedeva di creare dei punti chiavi comprensibili ai clienti. Quindi nella prima storia mettiamo questo, principale, nella seconda storia mettiamo l'altro cruscotto, donatori. Possiamo verificare se l'importo donato dipende dall'età. Duplico, posto di affiliazione metto birth date, che guarda che bella questa cosa di Tableau, lui già me lo aggrega per data, non è una cosa assolutamente banale. E anche qui notiamo che abbiamo questo valore significativamente diverso, abbiamo un 1987 e se andiamo a controllare in questa classifica non lo troviamo perché probabilmente sta al quarto posto. Proviamo a verificare questa cosa inserendo la data nei dettagli. Eccolo qui. È una vera e propria novità. Rinomino come per anno di nascita, lo aggiungo qua sotto magari, se non è particolarmente pasticciato. Adesso questa parte si aggiornerà. Vada bene che con questo tipo di analisi, a causa del tipo di colonne che abbiamo, non abbiamo purtroppo dei risultati che ci possono portare ad una modifica di strategia al fine di ottenere più donazioni. Il problema non è tanto la quantità di donatori, quindi di righe, ma le quantità di colonne. Servirebbero, come ho citato, in due contesti molto diversi, uno finanziario e uno per un'azienda di abbigliamento, servirebbero colonne di altro tipo, ad esempio il grado di istruzione, il reddito del donatore, e queste cose negli Stati Uniti si può ottenere molto più facilmente che in Italia. Ultima verifica, vedere se l'importo donato dipende dalla tipologia di donazione, quindi anziché anno qua dentro inseriamo categoria. La risposta è no. Vedi che qua dentro abbiamo vari tipi di tipologie di donazione, ossia mensile, il galà, un giorno speciale dedicato a donazione, una donazione generale, il tributo che noi in Italia penso chiameremmo 3 per 1000, 5 per 1000, adesso non ricordo. Quest'altra categoria non saprei tradurla, così come anche questa sinceramente. Ho rinominato anche la scheda, l'ho aggiunto nel cruscotto dei dati. A questo punto abbiamo letteralmente esaurito le analisi che possiamo fare con questi dati. Come ho più o meno già anticipato, purtroppo questo tipo di analisi non ha dato dei veri e propri frutti. Abbiamo dei risultati da contabile perché la parte di statistica non ha evidenziato significatività da cui noi possiamo prendere delle decisioni e in questo caso ci portano a selezionare meglio a chi chiediamo una donazione per la nostra no profit. E se anche tu hai una organizzazione no profit e vuoi capire le caratteristiche di chi significativamente dona di più alla tua causa, mi puoi contattare tramite i principali social e ci metteremo d'accordo. Ciao!